di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile. Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro.
Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è statualizzato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ENFAST Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nazionale Spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa attuazione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania. Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili,
attraverso la ristrutturazione degli immobili utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine, avviata nel maggio 2024, ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
Si è messo a fare l'autista di Augusta. Non faccio l'autista di Augusta. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, mi sto uscendo. Non devi andare fuori. Sono vinto la lotteria, donna. Non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, eh? Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? A Emma e Charlie. The Drama, un segreto è per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavamo lasciando. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano, in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano.
Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram.
L'indagine, iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile.
Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2.000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è stato stato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ENFAST Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nacional spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa azione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania.
Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz di non comprendere la strategia americana in Iran o delle truppe americane in Germania, ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine avviata nel maggio 2024 ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
messo a fare l'autista di Augusta. Non faccio l'autista di Augusta. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, io sto uscendo. Non devi andare fuori. Siamo vincito la lotteria, donna. Non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, eh? Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, ci assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi. Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. A volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavamo lasciando. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza.
Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto. La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza.
Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano, in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano. Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso.
Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram. L'indagine, iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza.
L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato lui di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile. Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2.000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è stato stato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che
era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ENFAST Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Policia Nacional spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa azione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania. Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico.
Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine avviata nel maggio 2024 ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online. Si è messo a fare l'autista di Augusta. Non faccio l'autista di Augusta. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, che succede? Non devi andare fuori. Siamo vinto la lotteria, Donna. Non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, eh? Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, Donna, assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie.
The Drama, un segreto è per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi. Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. A volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Insieme a te non ci sto. Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavo conoscendo. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto. La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa.
Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano, in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano. Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche.
In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram. L'indagine, iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile. Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2000 euro in contante.
Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è statorizzato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ENFAST Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nazionale Spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa azione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania. Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano
prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine avviata nel maggio 2024 ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
Ti hai messo a fare l'autista di Augusta? Non faccio l'autista di Augusto. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, io sto uscendo. Non devi andare fuori. Ci hanno vinto la lotteria, donna. Non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, eh? Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, ci assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavamo lasciando. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano, in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano.
Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram. L'indagine,
iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile.
Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2.000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è statualizzato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia Enfast Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nacional spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa attuazione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania.
Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine, avviata nel maggio 2024, ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
Ti ho messo a fare l'autista di Augusta. Non faccio l'artista di Augusto. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, io sto uscendo. Non devi andare fuori. Ci hanno vinto la lotteria, donna. Non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, ci assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavamo lasciando. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sai cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano, in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano.
Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni.
della popolazione. Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, l'uomo che era ricercato per estorsione, incendio. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi. Violenti compiuti, vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e in dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati, secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a fare che di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania. Il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore. Lo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, dato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi mobili utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane, in risposta alla creazione edilizia convenzionata. Accanto a queste misure, una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori. Priorità nazionale. Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le anni su queste piattaforme sono insufficienti, nonostante una data di nascita falsa durante la registrazione o app adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online. Si è messo a fare l'autista di Augusta. Non faccio l'autista di Augusta. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, che sto succede? Devi andare fuori. Siamo vinto la lotteria, Dona. Non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, eh? Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, Donna, ci assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto.
Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? I'm Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Insieme a te non ci sto. Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavo conoscendo. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto. La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa.
Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano. Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche.
In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram. L'indagine, iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile. Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco,
da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è stato stato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ENFAST Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nazionale Spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa attuazione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania. Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi
a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine, avviata nel maggio 2024, ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
Ti hai messo a fare l'autista di Augusta? Non faccio l'autista di Augusta. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, io sto uscendo. Non devi andare fuori. Sam ha vinto la lotteria, donna. Non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, eh? Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavamo lasciando. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sai cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano, in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano.
Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram. L'indagine,
iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile.
Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2.000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è stato stato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia Enfast Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nazionale Spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa attuazione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania. Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz
di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine, avviata nel maggio 2024, ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
messo a fare l'autista di Augusta. Non faccio l'autista di Augusta. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, che succede? Devi andare fuori. Siamo vinto la lotteria, non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io ci stavo conoscendo. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano, in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano.
Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram.
L'indagine, iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile.
Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2.000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è stato stato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia Enfast Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nacional spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa azione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania.
Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine avviata nel maggio 2024 ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
messo a fare l'autista di Augusta. Non faccio l'autista di Augusta. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, che succede? Non devi andare fuori. Siamo vinto la lotteria, non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, eh? Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Insieme a te non ci sto. Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavamo lasciando. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano.
Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram. L'indagine,
iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile.
Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2.000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è stato stato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ENFAST Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nacional Spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa attuazione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania. Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz
di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine avviata nel maggio 2024 ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
Si è messo a fare l'autista di Augusta. Non lo faccio l'autista di Augusta. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, io sto uscendo. Non devi andare fuori. Siamo vinto la lotteria. Non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, eh? Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, ci assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavamo lasciando. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano, in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano.
Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram. L'indagine,
iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile.
Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2.000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è stato stato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia Enfast Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nazionale Spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa attuazione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania.
Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine, avviata nel maggio 2024, ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
Si è messo a fare l'autista di Augusta. Non faccio l'autista di Augusto. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, che succede? Non devi andare fuori. Siamo vinto la lotteria, donna. Non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, ci assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto è per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Insieme a te non ci sto. Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavamo lasciando. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano, in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano.
Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram. L'indagine,
iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile.
Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2.000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è stato stato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ENFAST Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nacional spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa azione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania. Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz
di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine avviata nel maggio 2024 ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
Si è messo a fare l'autista di Augusta. Non faccio l'autista di Augusto. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, mi sto uscendo. Non devi andare fuori. Siamo vinto la lotteria, non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, eh? Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, Donna, assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Insieme a te non ci sto. Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavo conoscendo. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Sisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato il di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano.
Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram.
L'indagine, iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile.
Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2.000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è stato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia Enfast Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nacional Spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa azione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania. Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz
di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine avviata nel maggio 2024 ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
Si è messo a fare l'autista di Augusta. Non faccio l'autista di Augusta. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, io sto uscendo. Non devi andare fuori. Ci hanno vinto la lotteria, donna. Non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, eh? Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, ci assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavamo lasciando. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato il di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano.
Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram. L'indagine,
iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile.
Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2.000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è statorizzato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ENFAST Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nacional spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa azione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania.
Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine avviata nel maggio 2024 ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
Si è messo a fare l'autista di Augusta. Non faccio l'autista di Augusta. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, io sto uscendo. Non devi andare fuori. Ci hanno vinto la lotteria. Non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, eh? Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, ci assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Insieme a te non ci sto. Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavamo lasciando. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato il di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano.
Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram. L'indagine,
iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile.
Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2.000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è stato stato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia Enfast Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nazionale Spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa azione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania. Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz
di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine, avviata nel maggio 2024, ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
Ti hai messo a fare l'autista di Augusta? Non faccio l'autista di Augusta. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, mi sto uscendo. Non devi andare fuori. Ci hanno vinto la lotteria, donna. Non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, ci assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavo conoscendo. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano, in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano.
Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram. L'indagine,
iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile.
Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2.000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è stato stato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia Enfast Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nazionale Spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa azione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania. Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz
di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine avviata nel maggio 2024 ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
Si è messo a fare l'autista di Augusta. Non faccio l'artista di Augusto. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, che succede? Non devi andare fuori. Siamo vinto la lotteria, non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, eh? Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, ci assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner? È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavamo lasciando. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato il di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano.
Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram. L'indagine,
iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera, i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile.
Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2.000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è stato stato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ENFAST Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nacional spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa azione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania. Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz
di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine, avviata nel maggio 2024, ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
Si è messo a fare l'autista di Augusta. Non faccio l'autista di Augusta. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, io sto uscendo. Non devi andare fuori. Siamo vinto la lotteria, non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, eh? Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, ci assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Insieme a te non ci sto. Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavo conoscendo. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato il di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano.
Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram. L'indagine,
iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile.
Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2.000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è stato stato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia Enfast Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nazionale Spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa attuazione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania.
Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine, avviata nel maggio 2024, ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
Ti hai messo a fare l'autista di Augusta? Non faccio l'autista di Augusta. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, io sto uscendo. Non devi andare fuori. Siamo vinto la lotteria, donna. Non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavo conoscendo. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sai cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1 maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano, in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano.
Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram. L'indagine,
iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile.
Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2.000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è statualizzato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia Enfast Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nazionale Spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa attuazione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania.
Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine, avviata nel maggio 2024, ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. L'inchiesta fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social e contrastare la dipendenza digitale, che coinvolge altre piattaforme come Snapchat e TikTok. Inoltre, la Commissione ha lanciato un'app per la verifica dell'età, che gli Stati membri dovranno adottare entro la fine dell'anno per migliorare la protezione dei minori online.
messo a fare l'autista di Augusta. Non faccio l'autista di Augusto. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, che succede? Non devi andare fuori. Ci hanno vinto la lotteria, non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, ci assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavamo lasciando. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1 maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto.
La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza. Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato il di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano.
Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Donald Trump ha annunciato l'aumento dei dazi sulle auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, giustificando la decisione con l'accusa che l'UE non abbia rispettato l'accordo commerciale del 2025. L'UE ha risposto, definendo l'azione inaccettabile e affermando che tutte le opzioni, comprese le contromisure, sono aperte. Il decreto potrebbe colpire duramente il settore automobilistico europeo, con aumenti di prezzo per veicoli importati da marchi come Volkswagen e Mercedes-Benz. Trump esenta dalle tariffe le auto prodotte negli USA, cercando di incentivare la produzione locale. Questo potrebbe portare a una nuova escalation commerciale, con possibili risposte punitive da parte dell'UE. Il 1 maggio 2026 ha visto unire CGIL, CISL e UIL a Marghera per la manifestazione nazionale, con il tema del lavoro dignitoso. Mattarella, alla Piaggio di Pontedera, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, lamentando il continuo tributo di oltre 1000 vittime ogni anno. Landini ha chiesto salari adeguati e contratti rinnovati, mentre Fumarola ha denunciato i contratti pirata. Bombardieri ha evidenziato la precarietà e la necessità di migliorare la sicurezza. La giornata è stata segnata anche da tensioni a Torino, ma il messaggio generale è chiaro: il lavoro deve essere stabile, sicuro e giustamente retribuito. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania hanno scatenato un acceso dibattito. Il presidente americano ha accusato questi paesi di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Trump ha criticato la NATO per la lentezza nel fornire supporto e ha minacciato la Germania di ridurre le truppe a causa della divergenza di visioni, soprattutto riguardo alla questione nucleare iraniana. La Spagna ha risposto con tranquillità, ribadendo il suo impegno nella NATO. Le dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, mentre il Congresso americano ha messo in guardia contro i rischi di un eventuale ritiro. La politica estera di Trump sembra proseguire su una linea di isolamento crescente. Il governo italiano ha approvato il Piano Casa 2026 per contrastare la crescente crisi abitativa, con l'obiettivo di creare 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. L'iniziativa prevede il recupero di 60.000 alloggi inutilizzabili grazie a un investimento di circa 10 miliardi di euro, con un fondo per l'housing sociale di oltre 3,6 miliardi. Semplificazioni burocratiche incentivano gli investimenti privati, che dovranno garantire che almeno il 70% degli edifici costruiti sia destinato a edilizia convenzionata. Il piano include anche misure per favorire l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie vulnerabili, con un fondo di garanzia rifinanziato con 670 milioni di euro. La riforma degli sgomberi accelera le procedure per restituire gli spazi occupati abusivamente. La premier Giorgia Meloni ha chiesto collaborazione politica per affrontare il problema della casa in Italia. La Commissione europea sta intensificando la pressione su Meta, accusandola di non proteggere adeguatamente i minori online su Facebook e Instagram.
L'indagine, iniziata nel maggio 2024, ha rivelato che i minori riescono facilmente a eludere i controlli dell'età, come la falsificazione della data di nascita. Nonostante le affermazioni di Meta di migliorare il rilevamento, la Commissione ha sottolineato la necessità di misure più efficaci, minacciando sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda. Meta risponde di non concordare con i risultati preliminari e di lavorare per migliorare i suoi strumenti, ma l'UE ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli. La situazione fa parte di un'iniziativa più ampia dell'UE per proteggere i minori sui social media, con altre piattaforme come TikTok e Snapchat sotto esame. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile.
Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2.000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è stato stato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto. Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ENFAST Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Polizia Nacional spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno suscitato un acceso dibattito internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente i paesi europei per la scarsa azione nella guerra contro l'Iran, accusando l'Italia di non aver dato alcun supporto e la Spagna di essere stata terribile nella gestione della crisi. Secondo Trump, i paesi europei sono stati reticenti a farsi coinvolgere, soprattutto quando si tratta di affrontare le problematiche in Medio Oriente, nonostante gli Stati Uniti abbiano continuato a supportare l'Ucraina in modo sostanziale. Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, in particolare alla Germania.
Il presidente ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz di non comprendere la strategia americana in Iran, sottolineando le divergenze tra i due leader. La minaccia di ridurre il numero delle truppe americane in Germania ha messo ulteriore pressione sul governo tedesco, già in difficoltà a causa di crescenti tensioni interne e di un consenso in calo. La reazione della Spagna, tuttavia, è stata più tranquilla. Il governo spagnolo ha dichiarato di non essere preoccupato dalle minacce di Trump, ribadendo la sua posizione come partner affidabile della NATO. Madrid ha già affrontato simili dichiarazioni senza subire conseguenze pratiche. Queste dichiarazioni di Trump hanno sollevato preoccupazioni anche all'interno del Pentagono, dove fonti militari hanno dichiarato che l'amministrazione sta monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono previste riduzioni immediate delle truppe. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante misura con il piano Casa, destinata a rispondere alla crescente crisi abitativa che affligge l'Italia. Il piano prevede la creazione di 100.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. Questo intervento mira a recuperare 60.000 alloggi inutilizzabili attraverso la ristrutturazione degli immobili, utilizzando fondi pubblici e privati. Giorgia Meloni ha evidenziato che il piano si concentra su diverse aree, tra cui il housing sociale, e che uno dei pilastri principali è il Fondo per l'Housing Sociale, con 3,6 miliardi di euro a disposizione delle regioni italiane. In risposta alla crescente domanda di edilizia residenziale, il governo ha introdotto anche semplificazioni burocratiche per incentivare gli investimenti privati, che dovranno destinare almeno il 70% delle nuove abitazioni a edilizia convenzionata. Accanto a queste misure è stata approvata una riforma sugli sgomberi, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Le modifiche introdotte mirano a rendere più rapide le esecuzioni, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie e famiglie vulnerabili. Sono previsti anche contributi mensili per genitori separati che affrontano difficoltà economiche nell'affrontare il pagamento degli affitti. Meloni ha concluso il suo intervento invitando le forze politiche a collaborare per affrontare la questione della casa come una priorità nazionale. La Commissione europea ha intensificato la sua azione contro Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, accusandola di non rispettare adeguatamente le normative europee sulla protezione dei minori online. L'indagine avviata nel maggio 2024 ha rivelato che i meccanismi di controllo per impedire l'accesso ai minori di età inferiore ai 13 anni su queste piattaforme sono insufficienti. Nonostante Meta stabilisca nei propri termini di servizio che i suoi social non sono destinati ai bambini sotto i 13 anni, i minori riescono facilmente ad aggirare queste restrizioni, fornendo semplicemente una data di nascita falsa durante la registrazione. La Commissione europea ha anche evidenziato come le segnalazioni di profili sospetti vengano gestite in maniera inefficace, poiché il sistema di segnalazione è complesso e privo di un follow-up adeguato. In risposta, Meta ha dichiarato di non concordare con i risultati preliminari dell'indagine, ma ha annunciato di essere al lavoro per migliorare i propri strumenti di rilevamento. La società ha sottolineato che la verifica dell'età è una sfida per l'intero settore dei social media, ma la Commissione ha chiesto misure più efficaci, in particolare un miglioramento nei metodi di verifica dell'età. La situazione potrebbe portare a sanzioni severe per Meta, con multe che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda.